Con voi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Buon pomeriggio cari amici di Radio Centro Web, qui è Smart & Healthy, inizia ufficialmente la seconda stagione. La seconda stagione dopo questo, ma diciamo, chiamiamolo anche test, perché abbiamo voluto provare a cimentarci in questa avventura, ci è piaciuta, ci siamo divertiti. E qualcuno evidentemente ci ha seguito e ci sta seguendo, anzi mi stavano chiedendo tramite messaggio, ma quando riprendete, quando riniziate, quando è, noi vogliamo riascoltarvi, ed eccoci qua con Piero. Ciao Piero. Hakuna Matata anche da parte mia. Arriveremo anche a quello. Un Piero, devo dire, chi ci vede in video lo vedrà molto progressista, con un nuovo look, ma vedi, sì, rispetto al tuo solito. Rispetto al mio solito, sì, cambierà ancora, non vi preoccupate, questo è solo un intermezzo. Ah, ok, va bene, sì. Non svediamo nulla ancora per il momento, non diamo anticipazioni, esatto. Dai. Esatto, non diamo anticipazioni. E è stata un'estate abbastanza movimentata, direi che eravamo lì che ci scrivevamo e è successo un po' di cose, sì. Sono successe. Sì. Diciamo movimentare è anche essere relativamente limitativi, forse un pochino, non lo so. Sì, va bene, ma guarda, diciamo sono successe diverse cose. Allora, intanto io vi ricordo di seguirci sul nostro sito internet www.radiocentroweb.it, di seguirci sui social della radio, su vedi, è una deformazione perché dopo ne parleremo. No, per dire di Starbucks. No, Starbucks su un social anche meno. No, su Substack, Onde Sonore, Radio Centro Web, e troverete anche il tuo. Devo dire che anche Piero ha aperto il suo account su Substack, mi viene da dire steak, che poi è bistecca, però sarebbe forse un attimino meglio effettivamente. Poi non le bistecche mi viene fame, quindi no, però a parte le battute abbiamo anche questa possibilità dove inizieremo a caricare i nostri interventi, la nostra produzione nella sezione podcast su Onde Sonore. Inizieremo a pubblicare anche lì, oltre che su Spotify, quindi dimmi Piero, dimmi. Anche perché visti gli ultimi sviluppi delle politiche di Spotify, forse è il caso anche di pensare ad alternative valide, mettiamola così. Sì, infatti anche per la musica io ho trovato una piattaforma alternativa che ha la sua versione gratuita, ha la sua versione a pagamento, che tra le tante è molto meno onerosa rispetto a Spotify, perché con 14 euro l'anno te la cavi. Vedi che non è male. Poi mi ricorda molto una multa che presi in Germania, perché sì, come concetto, no? Questo, faccio questa parentesi, perché anzi c'è un pregresso ancora, andai in Andorra in macchina, tornai, nel tornare presi una multa in Francia, autovelox che sono tremendi, altro che quelli nostri. Può capitare, è successo anche a noi. Sì, no, ma per carità. Vidi la multa e mi arrivò 160 euro. Porca miseria, la pagai, per carità. Vabbè. Successivamente, qualche anno dopo, andai in Germania, a Düsseldorf per la verità,
e niente, lì uscendo, no, a Bonn, insomma, per un convegno, uscendo sempre in macchina, uscendo dalla città non mi accorsi dell'autovelox, sparafrecciata in faccia, perché poi lì in Germania ce l'hanno al contrario, ti fanno la foto a te, non alla macchina, cioè anche alla macchina ma anche a te, anche a te che guidi. E niente, ho detto vabbè, arriverà la multa, ho detto vai, se i francesi fanno 160 euro di multa, figuriamoci i tedeschi, che sono molto più rigidi sulle regole, bisogna rispettare le regole, per carità. E niente, arrivò la multa, se ti dico quanto ho speso di multa ti viene da ridere, dici. Posso immaginare tipo un sesto, se non 30 euro. Appunto. 30 euro. Benissimo, 30 euro le pago subito. È uguale qui. Cioè, invece che 9,90 euro al mese per un 120 euro l'anno, quindi 15 euro l'anno, vabbè, tieni, va, 15 euro l'anno, insomma, te lo pago, abbonamento te lo pago, chi se ne frega. Io sto andando invece sul completamente, sto facendo di mio, sto mettendo in ponte un po' di vecchie conoscenze che avevo dai miei primi passi nell'informatica, e sto facendo di mio. No, ma la meglio è ritrovare i vecchi MP3 e mettersi sul un po' boomer, tornare boomer, Esatto. uno attimino molto sul nostro film, diamo subito a ascolto, sarà un po' votato di più, sempre di più all'attualità e a tutto quello che sta succedendo, perché per forza di cose non possiamo fare molto diversamente, anche per diciamo, non si può assolutamente evitare di esatto. Noi cercheremo di fare anche di raccontare le differenze tra Stati Uniti e Italia, quello sì, ma in base a quello che sta accadendo ora nel mondo e soprattutto negli Stati Uniti con gli ultimi eventi. Però, e non mi ricordo più cosa volevo dirti, perché mi era venuta in mente una cosa, devo dirti una cosa che non mi ricordo più. E sarà te lo dico, perché bello la diretta. E è bello anche avere propri argomenti, troppe idee, troppe sul fuoco. Ormai conoscete, lo sapete, siamo così, c'è stato un argomento affilato, per cui non abbiamo nessun diciamo. E vabbè, dico che ieri abbiamo iniziato con Cortocircuito alla grande, questo il martedì 23 settembre e niente. Mi immagino vi siate divertiti alla fine. Come sempre perché con Andrea, anzi nell'estate mi sono salvato le varie notizie più strane, più assurde, e me le sono tenute proprio per iniziare la stagione, perché è la quarta stagione di Cortocircuito, non sembra, ma è la quarta. Ottimo. Cosa volevo dirti, ecco, ora mi è venuto in mente. C'è un divulgatore scientifico che si chiama Adrian Fartade, che in uno dei suoi vecchi video diceva sì, bello, faccio il succo ovviamente, perché va bello la tecnologia, bella la tecnologia di adesso, perché comunque ci permette di essere connessi, di avere cloud, di tutto, di film, di audio, di musica, appunto, come dicevamo prima, di libri. Però poi alla fine cosa succede? Il problema è l'altra faccia della medaglia è che non abbiamo più il possesso noi del materiale, perché un film te lo guardi in streaming, ottimo, è eccezionale, però quel film non è di tua proprietà, non è una cosa tangibile tua, è della piattaforma. È vero, anche se poi effettivamente, visto che la maggior parte dei film che uno guarda in streaming sono a pagamento, vedi per esempio quelli che ci sono su YouTube,
tanto per non far nomi, a quel punto dovrebbero essere di tua proprietà. Sì, no, ma proprio tangibile. Devi vedere tutte le volte che vuoi. A parte il fatto di avere il tangibile come può essere un DVD piuttosto esatto. No, dovrebbero rimanere tuoi, mentre invece te li paghi una volta, se lo vuoi vederlo devi no, allora tu paghi l'abbonamento della piattaforma e lo rivedi tutte le volte che vuoi, la serie TV e il film, però finché rimane sulla piattaforma, perché per esempio ci sono film che sulla la piattaforma della N, così non facciamo nomi, tanto sapete tutti. No, facciamoli, si chiama Netflix. Cominciamo a fare un po' di nomi. Netflix. Per chi non lo sapesse, ha la facoltà di rimuovere. Dice, questo film non va più, non viene visto tanto, vabbè, lo rimuoviamo, lo leviamo. E tu non hai più, se tu sei un patito, per esempio, di Fuga da New York, con Kurt effettivamente dopo un po' non lo rivedi più. Il problema qualsiasi piattaforma. Tu sei abbiamo fatto Netflix, ma insomma anche Paramount o Disney Plus. Sì. Che arriveremo arriveremo anche a quello. Prima della fine della puntata arriviamo anche a quello. Però tu sei un patito di Fuga da New York, che è un film anni 80 di Carpenter, un film cult dove gli effetti visivi, gli effetti grafici sono quelli dell'epoca ed è bello per quello. E se però tu sei un patito e quando non sai cosa vedere ti guardi sempre quello, ok? E il giorno che Netflix dice, sai che Fuga da New York se lo vedano in 5, lo levo, perché tanto non ho più necessità, almeno in questo momento, di tenerlo, e te lo leva e tu patito non lo vedi più se non ce l'hai in DVD o non ce l'hai tangibile. Ed è così anche per la musica, cioè il fatto di comprare DVD, il fatto di comprare DVD, i CD, il fatto di comprare gli LP in vinile, che il nostro caro Andrea è tanto patito e tanto, ma c'ha anche ragione, cioè vinile... certo. Se però le generazioni future non capiscono questa cosa qua, cioè io e te lo capiamo, siamo over 40, ok? Così diciamo anche la nostra età ai nostri ascoltatori, siamo over 40, problema, assolutamente. sappiamo bene, cioè noi che siamo vissuti, i giovani d'oggi non lo sanno cosa vuol dire andare con Windows 3.1 e usare il computer con Windows 3.1, però non lo sanno, Windows 95, anzi te ne dico un'altra, Windows ME, che è il Windows Satana di passare, mamma mia, Windows di passare tra 95 e 98, mamma mia. Sì, effettivamente non sanno di che cosa si sta parlando è tutto troppo facile, però non sanno che è Disney Plus, così abbiamo gli ultimi 5 minuti di questa prima parte, e Disney Plus sui film Disney la sta facendo da padrone, e io sono contento che nella mia videoteca ho La spada nella roccia in DVD, perché se non la leveranno perché è un classico, per carità, però io me la posso vedere quando voglio, ma sai, e lo posso toccare. Bisogna capire un attimo se non quanto durerà ancora la Disney, perché dopo le ultime uscite, soprattutto qua negli Stati Uniti, stanno perdendo, l'ultima cifra era qualcosa tipo 4 miliardi di dollari in abbonamenti alla parte Plus, perché hanno praticamente si sono piegati a 90 nei confronti del presidentone, sono dei lacchè del presidente, dei lacchè del presidente, e fondamentalmente la gente qui quantomeno negli Stati Uniti giustamente si è rotta le palle e sta facendo capire alla Disney il proprio dissenso, diciamo, gli abbonamenti, le prenotazioni ai parchi, le prenotazioni su crociere,
direi che se va avanti così non so quanto effettivamente la Disney rimarrà ancora in piedi. Bene, per assurdo, no? Dopo la Disney, a parte non credo fallisca, però ammettiamo vada in bancarotta, vada a gamba all'aria e chiuda. Hai fisicamente un film, un cartone, un prodotto della Disney fisico, chiude la Disney, ma a te non te ne frega, lo puoi continuare comunque continuare a vedere. Chiude la Disney, non hai niente e non ti rimane niente, cioè se tu vuoi vedere se tu vuoi rivedere aspetta, volevo dire un film assurdo della Disney, vabbè, ma vuoi vedere tutta la serie di Topolino o di Paperino, non te la vedi, che non ce l'ha. Sì, esatto. Perché ce l'hanno loro. Esatto. Ce l'hanno loro di proprietà, ma la stessa Star Wars, se pensi tutte le varie spin-off, serie alternative, cose del genere, che su piattaforme, diciamo, fisiche non esistono solo sulla parte Disney. No, non lo so se su Amazon vendano i DVD, perché conosco persone che hanno i DVD di Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6, che è la serie, le serie vecchie, diciamo. E poi quelli nuovi non lo so se hanno fatto DVD, bisognerebbe vedere se sì, allora, fino al 9 sì, di sicuro, perché li ho visti, in qualche modo io, okay. Però tutti i vari spin-off, tipo quello su Obi-Wan Kenobi, i due film nel mezzo li avevano fatti, però per esempio tutte le varie serie cartone animato e cose del genere, quelli lì non esistono su DVD. Non ne hanno fatto. Sono solo sulla piattaforma. Ok. Quindi fondamentalmente quelli o ce l'hai o c'hai l'abbonamento alla piattaforma o te li vedi. Poi appunto anche lì diventa un attimino, diventa poi una questione di etica, capire se preferisci pagare un tot mensile ad una piattaforma, come si diceva prima, che gestisce i contenuti e detiene, mettiamo così, rispecchia anche le tue idee, perché a questo punto si tratta proprio di dire rispecchia anche le mie idee politiche, o se in realtà ne puoi fare a meno e un po' più distaccato da questa cultura. Sì, di fatto. Beh, è tutto relativo, no? Sì, infatti stavo per dirlo. È tutto un bailame di contenuti, di idee, e poi anche perché poi succede che alla fine anche il discorso di Disney di essere a favore del presidente rispetto alle idee politiche della massa, e secondo me è un'arma a doppio taglio, no? Secondo me è un'arma a doppio taglio, che poi alla fine magari per ora gli sta bene perdere gli abbonamenti ma non il consenso presidenziale. Dipende dai piatti della bilancia quando non saranno più. Allora, diciamo che potenzialmente secondo me non si aspettavano una reazione del genere da parte del pubblico, un calo così forte da parte del pubblico. Questo è plausibile, ovviamente. È ovvio che 4 miliardi di abbonamenti nei primi 3 giorni praticamente, 3-4 giorni di tutta questa reazione, un certo tipo di informazione, se usi un minimo di cervello te lo puoi dare. Poi, come
come si diceva, sta un attimo No, a chi esamina questi dati, dire utilizzo il cervello, aspetta, se il trend è questo, forse è il caso di cambiare qualcosa. Dipende quanto gli dura. Dipende quanto gli dura e quanto gli conviene dal lato politico, perché se dal lato politico non gli conviene più e il trend continua a calare, a perdere soldi, insomma sì, devono vedersi bene di cambiare, come stavi dicendo te, di cambiare assolutamente. Credo che per come stanno girando le reazioni qui negli Stati Uniti, ho la vaga impressione che questo trend continuerà per parecchio tempo se non cambiano qualcosa. No, anche perché comunque tieni conto che al gruppo Disney a questo punto c'è legata la Paramount, c'è legata ESPN, c'è legata tutta la parte del ABC News e compagnia bella, quindi non è solo Disney Plus a quel punto. No, certo. C'è dell'altro, c'è ben altro dietro. No, certo, è un mondo molto più complesso, questo senza ombra di dubbio. Bene, caro Piero, siamo arrivati alla pausa. Prima pausa della stagione. Dai. Lo so, è la prima pausa della stagione. Fine primo tempo. E noi torniamo tra poco, cari amici. E rimanete con noi. A tra pochissimo. Eccoci rientrati dopo la breve pausa su Smart & Healthy. E stavo leggendo un post, una foto ritoccata, ovviamente, perché tanto di foto ritoccate ora con l'intelligenza artificiale ce n'è d'onda. Ce ne sono quante si vuole, sì. Foto di video e a voglia. Stavo guardando una foto, non so se hai visto, cioè, la foto originale deve essere stata durante una manifestazione, che c'è il ragazzo con gli occhiali da sole e il cartello, no? E ha il cartello in mano. E ogni post cambia la scritta, ovviamente. E ce n'è una che dice: non incolpate il 5G, eravate imbecilli anche col Nokia 3310. Detto questo, detto questo possiamo andare avanti. In effetti sì, perché ci si fa ormai ci sono anni che ci rincoglioniscono con vari stratagemmi e compagnia bella, e effettivamente è triste pensarlo, ma purtroppo poi è la realtà dei fatti, sostanzialmente. Esatto. E detto questo, nella seconda parte della prima puntata della seconda stagione di Smart & Healthy, cosa dire? Vabbè, stavamo parlando di piattaforme Disney che si è un po' messa in una brutta posizione, diciamo così, servizievole nei confronti anche troppo servizievole nei confronti della presidenza americana, ma non è stata da meno Starbucks. No, per nulla, anzi, perché non so che cosa è arrivato in Italia, ma a quanto pare l'azienda ha permesso ai dipendenti di utilizzare il nome di un come definirlo, razzista estremista, e essere ancora gentili. Direi sì, quello se ne può parlare 20 puntate. Credo. Facciamo un passo indietro. Sì. Ormai tutti sappiamo che è avvenuto questo attentato, ok? A una persona che ha un cognome non era degna di avere quel cognome. C'è solo un Kirk, capitano Kirk. Esatto. Di Star Trek. E mettiamola e non andiamo avanti. Ma lo sai perché ti dico questo, a parte la battuta? Perché a livello, cioè, mettiamola su due piatti della bilancia, ti faccio fare questo ragionamento qua. Tu hai un prodotto, ok, e ti parlo del capitano Kirk
quindi è della prima parte del primo filone di Star Trek. Sì, diciamo degli episodi originali, mettiamola così. Sì, dei primissimi, ok? E a livello di... vabbè, lì c'è il discorso di sceneggiatura, di produzione, di autori, ma tu vedi questo prodotto qua e dici, mamma mia, come sono per gli anni in cui è stato prodotto, perché bisogna anche ricordarsi che il primo Star Trek con il capitano Kirk, con Spock, erano anni 60-70 e tu dici, accidenti come sono avanti questi qua, tralasciando premonizioni sulla tecnologia, ma anche sul fatto... Vabbè, ma si sta parlando di quasi 60 anni fa, per l'epoca erano veramente... No, tu dici accidenti, ma anche se lo vedi ora, no? Fai un ragionamento, ci pensi, ci rimugi, e dici, madonna, accidenti come erano avanti all'epoca, no? Perché vabbè, lascia stare tutto il discorso del teletrasporto, No, vabbè, ma anche diciamo della tecnologia che per l'epoca poteva sembrare chissà che cosa. Era proprio fantascienza. Era fantascienza. Era proprio fantascienza che poi in 60 anni è diventata realtà. Realtà, sì, anzi, per certe cose è diventata obsoleta, perché lo StarTAC non esiste più. Non esiste più. Ma anche dal però ha fatto un bel periodo. Certo, no, infatti. Ma anche dal punto di vista sociologico erano avanti, perché l'aspetto culturale dell'epoca, insomma, sì. Insomma, paradossalmente sì, avevi come ufficiale una donna di origini afro, che per l'epoca era fuori dal mondo, se ci pensi. Mi sembra essere Barbero. Avevi un ufficiale medico che sostanzialmente era di origini asiatiche. E bravo, perché il dottor McCoy era di origini asiatiche. Ma se avevi Sulu, sì, ma certo, ma c'avevi Spock che comunque era di un altro pianeta. Infatti, a livello di apertura mentale, boom, troppo forse. Sì. Non neanche peso. E tu vedi ora uno ha lo stesso cognome all'opposto. Sì, proprio completamente opposto, ma che paradosso di tutta questa cosa che questa persona sostanzialmente era a favore della realizzazione e del spostamento, quindi che permette appunto di comprare un'arma letteralmente sostanzialmente a qualsiasi età. E poi vieni a lamentare perché ti sparano in gola. Beh, lui non si è lamentato, non ha avuto la possibilità. Sì, ma tutto il resto della sua parte politica, della sua orientamento politico, sì. Sì, cioè, non credo ci sia dato. Devo trovare il modo, diciamo, mettiamola così, devo trovare il modo di dirla e non sembrare esagerato, però non ti puoi lamentare se succede quello per cui sei a favore. No, infatti, cioè non hanno diritto di lamentarsi, però si sono lamentati. E quindi Starbucks, almeno da te, sì. Allora qui c'è da mettere anche un puntino sulla I, perché secondo me c'è una differenza sostanziale, perché Starbucks, per chi non conoscesse Starbucks, catena di chiamiamola fast food, però come base a tutti i derivati. Fast coffee, direi. Fast coffee, sì. Sì, però ti danno anche da mangiare, perché i muffin di Starbucks non sono male. No, vabbè, non ti danno anche da mangiare, però è incentrato più sulla parte di colazione che non di pranzo o cena, ok?
E infatti all'inizio, quando sbarcò in Italia, disse ma ci vengano a insegnare a fare il caffè, e invece no, è tutto una cosa, una commercializzazione che non c'entra niente con come si prende, come facciamo noi in Italia a colazione, o prendiamo il caffè o facciamo il caffè. E in America e qui va a Starbucks, gli viene scritto il nome sul bicchiere. Sì, esatto. E fondamentalmente qui la direzione, diciamo, la dirigenza di Starbucks, il core business ha permesso che venga utilizzato il nome di questa persona da poter mettere sul bicchiere. Ora, perché allora le persone normali ci mettono il proprio nome, cioè se ci vado io, sì, ci metto Fulvio, che vabbè all'estero non lo sanno pronunciare, vabbè, questo però almeno ci metti al massimo per te ci mettono Peter invece che Piero, vabbè, sì, esatto. Le persone che ragionano in maniera diversa, mettiamola così, che hanno una mentalità perversa, a quanto pare vogliono metterci il nome di questo tizio. Ora, tralasciando il fatto che ognuno è libero di avere le proprie idee, e questo lo ribadiamo per l'ennesima volta, per l'ennesima puntata, c'è un limite comunque a tutto, e sinceramente il celebrare una persona di questo genere dà molto da pensare, tenendo conto che poi è stato, tra virgolette, celebrato anche da persone non sconosciute in Italia. La nostra attuale primo ministro ne è un esempio, e sinceramente dà molto da pensare. Sì. E anzi, effettivamente. Sì. A proposito di Starbucks, preferivo quando per campagna di marketing, ma ci sta, i dipendenti sbagliassero di proposito a scrivere i nomi dei clienti. Diciamo che perlomeno era un qualcosa di un pochino più, tra virgolette, simpatico. Sì, leggero e tranquillo. Diciamo Starbucks comunque qui negli Stati Uniti almeno aveva cominciato già a tirarsi la zappa sui piedi quando erano andati contro i dipendenti che supportavano la causa palestinese. Credo che con questa si tirino ancora di più la zappa sui piedi, nel senso, sì. Non si ragiona in questa maniera, sicuramente non è un buon spot di marketing. Posso capire che tu voglia in questo caso leccare il posteriore a chi è al governo, però no, va bene, ma insomma anche troppo, cioè allora a questo punto no, preferirei, perché non è una preferenza da poter esprimere, però capirei di più. Tu mi fai una bevanda, il frappuccino Trump, il trampuccino. Il trampuccino, ora gli do un'idea a Starbucks, fai il trampuccino, va bene. Sì, scritto Trump, sì. Trumpuccino. Tu va a pronunciarlo, però cioè, lo ammetterei di più. Dicevo, lo voglio fare in onore del presidente, molto arruffianandomi, va bene, ok. Però è una scelta aziendale, non è un'imposizione che do al cliente, anche perché il cliente poi a volte è molto permaloso
e se tu mi scrivi una cosa del genere dice sai cosa, te lo bevi te, io vado da un'altra parte. Esatto. Sono pienamente d'accordo con questo. E lì poi si tirerebbe, le perdite aumenterebbero ancora di più, tralasciando il fatto che uno potrebbe anche reagire in maniera, e non si sta dando alcun suggerimento anche in questo caso, ma uno potrebbe reagire anche in maniera molto più violenta. Certo, sì. Perché ricordiamoci che qui, come si diceva pochi minuti fa, il porto d'armi non è un problema, è appannaggio di chiunque, non è un problema. Non esiste. Quindi, il porto d'armi non esiste. Il porto d'armi non esiste assolutamente, quindi esiste, ma praticamente anche un bambino di 5 anni lo può prendere, quindi sì. È che cambi molto la storia. No. Purtroppo è così, e credono di avere delle, ma anche delle idee, perché magari sono anche idee, dicevo ma sai cosa, ma facciamo in questa maniera, però non capiscono e non si rendono conto che fanno peggio che meglio. Quello di sicuro, ma poi anche quello che mi stupisce sostanzialmente è che allora come si è già detto anche in vari episodi della prima stagione. Sì, in varie occasioni. Determinate cose potevano andare bene 50 anni fa, anche quando siamo nati noi. Perché? Perché comunque non avevi tutti i mezzi di comunicazione che esistono ora. No, assolutamente. Quindi sostanzialmente te potevi raccontare alla gente, detto male, che gli asini volano, e la gente sostanzialmente ci credeva. Ma se adesso vai a raccontare a qualcuno che gli asini volano, questo qualcuno ti dice anche Ciccio, raccontare a qualcun altro. No, infatti, anche perché la smentita, il verificare delle fonti e la smentita sono molto facili da raggiungere, quindi è quello che mi sorprende ancora per chi, quando uno è sui social, ripubblica post pubblicati così che ora si riconosco, cioè io li riconosco bene, te li riconosci bene che sono fake, e qualcuno ci casca ancora e lo ripubblica, ma hanno detto questo, no. Allora, mettiamola così, se sei tra quelli che purtroppo credono ancora che le attuali testate giornalistiche piuttosto che le varie reti televisive nazionali, non nazionali e quant'altro, di qualsiasi parte, certo, sì. Una parte di quell'altra, di qualsiasi parte ti raccontino la verità senza accendere, come giustamente dicete, il cervello e andare a verificare quello che poi viene detto. Forse questo poi fondamentalmente è quello che ti meriti, cioè essere preso per il fondo. Sì. Nel senso, un minimo di chiunque accenda un attimino il buon senso dice no, aspetta, forse è il caso di andare un attimino a verificare prima di credere bovinamente che quello che mi raccontano è tutto vero. Esatto, cioè verificate quello che dicevamo, abbiamo sempre detto, qualsiasi cosa andate a verificarla, lo potete fare, è facile, non è una cosa complicata, andate su Google, ora Google ha messo anche tramite Gemini, che poi a volte non ci azzecca benissimo, però a volte vi fa il riassuntino l'intelligenza artificiale di quello che state cercando prima di darvi i risultati, quindi vi ha semplificato anche le cose, però cercate, è facile, non è una cosa complicata ovviamente noi parliamo per le persone più grandi. È una cosa che chiunque può fare e che chiunque dovrebbe fare, sì. Proprio per avere un minimo di spirito critico, chiamiamolo così, per non farsi condizionare realmente da tutto ciò che ci viene raccontato e
non permettere, perché poi fondamentalmente è il gioco di tutti, qualsiasi governo, non permettere ai governi di avere il controllo totale sulla testa della gente. Esatto, e poi anzi c'è da dire anche se manca un paio di minuti, ci sarebbe da dire anche un'altra cosa. Spirito critico non vuol dire criticare, a parte per forza, perché come scrissi io in un mio post quest'estate, non dovete per forza scrivere il vostro pensiero, non lo dovete scrivere per forza, tenetevelo per voi, perché dobbiamo sempre criticare. Spirito critico è diverso. Spirito critico è un modo di pensare interno e capire bene una notizia, capire bene cosa viene scritto, ragionare, farci un ragionamento e anche arrivare a dire ma chi lo scrive questo, premesso che poi su internet lo possa scrivere chiunque, può scrivere la qualunque, però insomma ci sono, e come diceva qualcuno, e ci piace così. No, per carità, meglio così che peggio, ma accendetelo il cervello. Spirito critico vuol dire accendere il cervello e non per forza scrivere un commento, per forza sempre. E sono i cosiddetti leoni da tastiera. Sì, esatto. Non siate un leone da tastiera, siate un riflessivo da tastiera, ma non un leone. Potrebbe essere una buona idea, un buon suggerimento, decisamente. Deve essere un po' più riflessivi e ragionare molte cose. Anche perché poi uno ci ragiona, poi magari gli viene detto guarda no, hai sbagliato, non è proprio così, e allora da lì dice guarda, io insomma so un po' argomentare, perché magari mi sono letto un po' di cose, ma al giorno d'oggi, e con questo concludo, al giorno d'oggi mi dispiace dirlo, a parte leggere i libri, le persone si fermano a quello che gli viene proiettato subito, al titolo clickbait, sensazionalista, per dire Trump si è mangiato una ciambella, bene, e poi dice guarda, ma perché nessuno si va a leggere la notizia in primis? Ora ovviamente questa l'ho inventata adesso, No, sì, quello di sicuro. Allora, il fatto è dato anche che purtroppo siamo stati educati a fare questo. Educati digitalmente, educati a fare questo. Esatto, ma non solo digitalmente, anche alla fine chi dell'educazione dovrebbe fare il proprio lavoro, perché poi di conseguenza lo spirito critico viene praticamente boicottato, se osi dire qualcosa che va, e questo è sempre stato così, non solo ultimamente, se osi dire qualcosa che va contro una mentalità di quello che te la sta insegnando in quel momento, vieni etichettato e vieni praticamente zittito immediatamente. La gente viene rincoglionita con qualsiasi cosa, tipo vedi Grande Fratello, ma guarda anche cose molto più semplici varie. No, guarda Piero, ma anche cose molto più semplici, perché basta stare col telefono su Facebook, non serve Grande Fratello. Sì, vabbè, anche lì perché siamo, tra virgolette, abituati a utilizzarli. Sì, certo. Anche il fatto che determinati social ti invoglino, abbiano l'algoritmo fatto tale che cercano di tenerti più tempo possibile sul social stesso, per fare in modo che letteralmente ti imbecillisci. Sì. Non ci siamo assolutamente. Le conseguenze infatti si vedono. Sì, è che comunque si ritorna lì, non si legge, si
si legge sempre meno, perché se si leggesse di più le cose, i ragionamenti sarebbero anche meglio. E comunque vabbè. È così, caro Piero, noi siamo arrivati in fondo a questa puntata. Lo smartphone tenetelo acceso solo per ascoltare Radio Centro Web o i nostri podcast. Esatto. E niente, e quindi mi raccomando, ci salutiamo così, Piero, ci salutiamo così. Direi di sì, per oggi ci salutiamo così, ci sentiamo settimana prossima, quello sicuro. Settimana prossima sarà il 1° di ottobre. Settimana prossima sarà il 1° d'ottobre, sì. No, primo? Sì, perché il 1° d'ottobre, ho guardato ora il calendario, mercoledì prossimo sarà il 1° ottobre. Cari amici, vi ringraziamo per averci ascoltato fin qui e niente, ragazzi, continuate a seguirci, a supportarci, mandateci anche qualcosa da mangiare, noi l'apprezziamo sempre e comunque quello va benissimo, sì, ci scrivete sull'email, vi diciamo come farci arrivare la roba. Cosa ti hanno... noi la cerchiamo sempre. Ci sono questi influencer, poi si conclude per davvero, sono questi influencer che fanno l'unboxing perché gli mandano per promozione e il vestito e il prodotto tecnologico. No, noi vogliamo da mangiare. Ci mandate... Noi vogliamo cibo casalingo buono. Esatto, ci mandate le pappardelle, bene, noi le cucineremo e ve le faremo vedere mentre le mangiamo. Ci mandate, non lo so. Organizzato una puntata in diretta in cui cuciniamo del cibo. Magari quando potremo organizzarla quando verrete qua in Italia per ferie o vacanze varie, e la puntata che faremo il mercoledì ci organizzeremo per cucinare in diretta. Potrebbe essere una buona idea, guarda, effettivamente sì. Da pensare questa cosa. Sì. Altro che cotto e mangiato. Sì, no, a noi la Benedetta Parodi ci fa... Vabbè, no, la prendiamo di tacco. No? Bene, detto questo, possiamo salutarci. Sì, è pomeriggio, ma abbiamo comunque sempre fame. Andiamo a far merenda. Tu vai a fare una seconda colazione. Te vai a far merenda. Io vado a fare più o meno una seconda colazione / pranzo. Ok, beh. Io vado a fare un pre-aperitivo. Anzi, il riscaldamento all'aperitivo. Bene, grazie Piero, come sempre. Grazie a te, ci si sente poi settimana prossima. Ci sentiamo settimana prossima, mi raccomando amici, rimanete connessi con noi, Radio Centro Web, Smart Energy e tutti i social. Alla prossima. Ciao. Ciao.